riduce ancora di più i rischi di ruggine, ho iniziato a inserire gli inserti filettati. La mia idea per l'isolamento di tutto lo scolabus è un misto di sughero e lana di pecora. Oh! Penso che sia un'ottima soluzione. Buongiorno bellissimi, bentornati. Se tutto è andato come spero che vada, quando vedrete questo video avrò già finito di montare il pavimento e il video con il pavimento sarà già stato pubblicato. E sarà molto comodo avere un pavimento, perché per adesso devo sempre camminare in questo modo. Quello che spero di mostrarvi in questo video è la predisposizione o addirittura la finitura, ma non credo, diciamo la predisposizione di pareti e soffitto. Mentre facevo il pavimento, mentre iniziavo a tagliare i pannelli di multistrato marino, ho creato dei listelli di multistrato marino da 18 mm che utilizzerò come costole dello scolabus, quindi faranno da scheletro interno sulle quali poi fisseremo le pareti e il soffitto. Come delle costole andranno a coprire la parete di metallo dello scolabus e sui quali poi potrò avvitare i pannelloni di multistrato o le perline. Devo ancora decidere bene che disposizione utilizzare. Per i listelli da utilizzare ho pensato a diverse opzioni. Inizialmente immaginavo di utilizzare, come ho fatto per le finestre, abete piallato. Poi mi sono reso conto che ho dei pannelli da 6 mm di multistrato marino che non sono sicuro di utilizzare e che si flettono molto, quindi pensavo di fare dei listelli verticali, curvi, in modo da seguire la parete, mettendo listelli da 6 mm uno sopra l'altro e incollandoli. Infine mi sono reso conto di una cosa, e cioè che la struttura interna dello scolabus mi rende abbastanza difficile creare delle costole verticali, perché ho tantissime finestre da questo lato e da questo lato invece gli spessori sono molto differenti. Invece quello che ho notato è che ci sono 3 linee parallele, questa centrale, questa qua sotto inferiore e quella superiore, che sono da entrambi i lati e accompagnano le finestre. E non sono curvi, quindi ho deciso che utilizzerò dei listelli da 18 mm di multistrato marino in orizzontale, in questo modo. Ma adesso basta parlare, iniziamo a lavorare. E farò una cosa che ancora non vi ho spiegato, vediamo se capite cosa faccio e poi ve la motivo. Quindi cos'è che ho fatto? Ho fatto 160 buchi, tra buchi e allargamenti dei suddetti buchi, e non ho finito. Non era difficile da indovinare, però magari non avete capito che ho intenzione di inserire un sacco di riveti filettati. Normalmente per creare lo scheletro dei van camperizzati molto spesso si usano delle viti autofilettanti, però diciamo che con i riveti filettati, con gli inserti filettati, viene un lavoro un po' più pulito, più preciso, riduce ancora di più i rischi di ruggine causati dalle viti e insomma mi piace fare le cose al meglio delle mie capacità, anche perché ho ordinato un quintale di inserti, quindi adesso li voglio usare. 7 maggio, sono passati un paio di giorni nei quali c'è stata un sacco di pioggia e ho ricevuto tutti i materiali che mi mancavano per terminare il serbatoio delle acque grigie, che ovviamente l'avete già visto nell'ultimo video molto probabilmente. Stamattina ho cercato di imparare e di allenarmi per affilare le punte da trapano con la molla da banco, un lavoro abbastanza complicato e
di precisione che però mi permetterà di salvare un sacco di punte, perché invece di comprarne di nuove questa la posso letteralmente affilare finché non è così piccolina. Adesso vediamo se funziona. Dobbiamo allargare tutti i 160 fori che abbiamo fatto. Funziona meglio di prima, come nuova. Sono contentissimo, che bello. È il 13 maggio, sono passati alcuni giorni dall'ultimo video di questa parte della camperizzazione e in realtà sono andato un po' avanti con i lavori. Innanzitutto ho terminato di allargare tutti i fori che avevo fatto e devo dire che la filatura delle punte di trapano ha funzionato a meraviglia, perché poi bucavano meglio di prima e fino alla fine non si sono mai sbeccate. Ho capito che le avevo sbeccate a causa del fatto che avevo provato a forare una saldatura e assolutamente non si fa, le saldature sono durissime e rovinano le punte di trapano. Dopodiché, come sempre, ho messo l'antiruggine in tutti i fori, tranne due che non so perché li ho completamente dimenticati, poverini. Dovrò farlo, ma comunque ci sono ancora delle parti che devo forare e antirugginare. E infine ho iniziato a inserire gli inserti filettati. Tutte le volte che ho detto rivetti, in realtà ho sbagliato, il termine corretto è inserti filettati. Probabilmente mi viene da dire rivetti perché l'attrezzo utilizzato è una rivettatrice, ma forse anche quella si può chiamare insertatrice. Sul sito viene chiamata rivettatrice, vabbè, capitemi, insomma, sono nuovo. Dopodiché ho avuto un'idea geniale per segnare la posizione esatta degli inserti sui listelli che ci devo fissare sopra, in modo da poter fare i fori precisi al millimetro. Qualcuno me l'aveva suggerito una cosa simile per il pavimento, ma ormai era troppo tardi, ma mi è restato in mente. Mi dicevano di avvitare delle viti appuntite e in modo da poterci spingere sopra i pannelli o in questo caso i listelli e lasciare un segno. Invece di affilare le viti e di tagliare completamente la testa, ho pensato di creare una piccola puntina sulla testa, così che posso avvitare facilmente comunque le viti all'interno degli inserti filettati con l'avvitatrice senza dover diventare matto. E poi c'è questa piccola puntina che non è particolarmente affilata, ma comunque non serve tanto per bucare un pezzo di legno e lascia esattamente il foro nella posizione in cui poi devo inserire la vite. Quindi è perfetto. L'unica cosa è che ne ho create solamente 3, quindi adesso per segnare tutte le posizioni devo stare a svitare, avvitare, svitare, avvitare di continuo mentre muovo i listelli. Showed up when it was a peaceful little town. A couple weeks and then the troubles tracked me down. And by the time the sheriff finally read me out, there were only ashes left across the ground. There ain't no problem big enough that I can't make it worse. Ain't no whiskey of any proof that I cannot outburn. You can say, hey, go to hell, but it done had its turn. Any place, anywhere out there that's been cursed, I've been there first. I crossed the country in the stolen pickup truck. Made it to Bama, the sirens were catching up. Got 32 in pursuit until they crashed. The tanker flipped and filled the road with gas. Match. 31 gennaio, oggi svuotiamo un po' la macchina. Siamo andati nei giorni scorsi a prendere il sughero ed è strapiena, per fortuna veramente che ci è stato tutto, è stato quasi incredibile. E siamo andati fino a Conegliano Veneto
perché ho preso il sughero tramite un'azienda che si chiama Amorim Cork, che in realtà fanno tappi di sughero per bottiglie, ma la casa madre portoghese fa anche pannelli isolanti e per qualche motivo, non so come, li ho conosciuti, ci siamo incrociati e sono stati veramente gentilissimi e super disponibili. Quindi abbiamo fatto il viaggetto e adesso mi diverto a spostarli a mano e a metterli via. 9 giugno 2026 e oggi iniziamo con il sughero. Potrei fare un sacco di altre cose, potrei finire i listelli, anche perché non ho fatto i montanti del tetto, non ho ancora capito come fare le curve, ne mancano tanti verticali e anche alcuni orizzontali, ma non so, oggi mi sento molto sughero, quindi iniziamo con questo. Anche perché non va a incidere su nessuna delle altre cose che sto studiando, come ad esempio l'impianto elettrico, perché sarà il primo strato di isolamento a diretto contatto con la lamiera esterna dello scolabus. Questo perché, se non l'ho già detto in questo video, la mia idea per l'isolamento di tutto lo scolabus è un misto di sughero e lana di pecora, quindi due isolanti completamente naturali, biologici, e che hanno molte caratteristiche interessanti e si compensano per alcune mancanze, perché ad esempio il sughero è molto migliore della lana contro ad esempio la condensa. Quindi sulle pareti che hanno una forte escursione termica e dove quindi ci si può creare la condensa, ho deciso di mettere uno strato di 1 centimetro di sughero come protezione e come primo strato isolante. E per farlo adesso dovremo fare tanti tagli per incastrare all'interno di questi riquadri i nostri pannelli di sughero e incollandoli alla parete dello scolabus. Sarà lungo e probabilmente ripetitivo, ma rilassante, dai, prendiamolo come una sorta di meditazione. Penso che inizierò da questi riquadri perché sono molto più regolari e facili. Tra l'altro la lamiera è già pulita, basta giusto una passata veloce, mentre là sotto mi sa che dovrò fare anche una bella pulizia completa. E così dai, ci dà un po' di energia e di motivazione vedere qualcosa di già completato. Sicuramente oggi non lo terminerò, farò un pochettino e questo mi darà il tempo poi di verificare che la colla che utilizzo, che dovrebbe essere perfetta, però che tenga bene, quindi nei prossimi giorni controllerò bene che il sughero non si stacchi e se va tutto bene lo terminiamo. Per tagliare i pannelli di sughero ci sono tanti metodi. Il seghetto alternativo è un'opzione, però rischia di rovinare il bordo e di strappare il sughero invece di tagliarlo bene. La sega circolare, la sega a banco, è un'altra opzione, probabilmente la più rapida per fare tanti tagli come nel nostro caso, però è comunque uno strumento più complicato di quello che sembra, quindi io non ho troppa confidenza, quindi penso che la salterò per stavolta, devo ancora imparare a usarla bene. Tra l'altro il mio banco è autocostruito, quindi ha meno precisione di un banco sega normale. Quindi il metodo che andremo a utilizzare noi sarà il più preciso in realtà, anche se il più lungo, e cioè taglierino e stecca di metallo per seguire le linee dritte. Taglierino affilato e fare semplicemente tanti tagli invece che uno solo. Prima reazione, vi dirò che spettacolo, lavorare con il sughero è molto divertente.
Lungo ma semplice, alla fine taglierino, un po' di pazienza. Sono venuti benissimo e alla fine mi sono anche divertito a fare questa parte inferiore che è bellissima, mi sta dando una soddisfazione incredibile. Poi questi striscioni qua si incastrano perfettamente all'interno e non devo neanche mettere tanta colla, si bloccano proprio benissimo. L'unica cosa che mi dispiace, non ho i pannelli abbastanza lunghi per fare con un unico pannello e quindi c'è la separazione, ma direi che anche questa è venuta perfettamente, proprio al millimetro. E niente, quindi, e una cosa anche che mi ha dato molta soddisfazione è la creazione di quella sorta di come si chiamano? Pressa. Vabbè, avete presente quei pali che si possono allungare, di solito li utilizzano per i tetti, per i soffitti, ma in realtà anche in orizzontale hanno senso che avvitandoli o svitandoli si allungano e quindi spingono. Io non avendolo mi sono inventato questo attrezzo che è stato perfetto. Funziona benissimo, l'unica cosa è che avendone uno solo ho dovuto incollare i pannelli uno alla volta, però facendo passare 10-15 minuti tra uno e l'altro non ci sono stati problemi, comunque avevo cose da fare anche senza incollare. Quindi top, tanta soddisfazione. Continuiamo domani direi e domani scopriremo se sarà sughero, listelli o chissà cos'altro. È il 10 giugno 2026 e in realtà ho già iniziato da un po' i lavori e se ieri ho fatto la parte più facile, oggi ho iniziato da quella più difficile. Intanto vi faccio vedere il risultato di ieri. Questi pannelli non si staccano mai più, che oltre a essere incollati in realtà li ho anche incastrati perfettamente grazie alle misure esatte. Questi qua sotto ancora di più. Sono proprio bellissimi, mi danno un sacco di soddisfazione. La cosa difficile che ho deciso di fare oggi è iniziare da questi punti qua con il passaruota. Probabilmente ci sarebbero metodi più semplici per farlo, ad esempio facendo tanti pezzetti e incollandoli uno alla volta, ma dato che sono un po' forse troppo preciso, volevo fare dei pannelli più grandi da infilare qua dietro, così da coprire anche questa parte metallica nascosta, passare lì dietro i pannelli e quindi far... Ora che ci penso, questi fori qua dietro potrebbero essere utili per l'impianto elettrico. No, non è vero, sono troppo piccoli. E quindi volevo far passare i pannelli di sughero e dare direttamente la curva dei passaruota. Quindi volevo iniziare con questi, diciamo, 4 pannelli, 2 per ogni passaruota. Ed è stato molto più complicato del previsto. Ho iniziato con l'idea che fossero tutti uguali, quindi facendone uno avrei avuto la soluzione per tutti e 4. E quindi mi sono dedicato un po' a creare la sagoma col cartone, ho creato una sottospecie di compasso che ho provato a utilizzare ma non è che mi abbia dato grandissime soddisfazioni. Anche il compasso sentivo che spesso non è preciso perché bisogna tenere la mano nella precisa, perfetta posizione in cui si inizia a disegnare e con questo compasso doppio è ancora più complicato, tra l'altro si muoveva leggermente. Mi sa che dovrò migliorare questo aspetto perché sono sicuro che durante la camperizzazione, la creazione dei mobili sarà molto comodo saper utilizzare questo metodo. Però vabbè, dopo un po' di tentativi ho dato la forma al pezzo di cartone con il passaruota e ho tagliato la prima sagoma. Non era precisa, ho dovuto fare un po' di modifiche sul posto, un po' a occhio. E quindi dopo un po' di tentativi sono riuscito a trovare la forma giusta della prima delle 4 sezioni e con mia grande gioia ho scoperto che non era uguale alle altre 3. E quindi alla fine ho dovuto fare lo stesso procedimento per ognuna di queste 4 sezioni, quindi ci ho messo un sacco di tempo e di pazienza. Però devo dire che sono venute molto precise e quindi sono molto soddisfatto. Adesso niente, mi mangio una banana
banana ho detto, non peperone. Una banana e continuiamo. Adesso che ho fatto il difficile, incolliamo queste parti e andiamo avanti con il resto. È il 14 giugno e come dicevo questa è la parte difficile. Adesso è incollata, quindi l'abbiamo fatta. Prima di incollarle è venuto un temporale molto forte e oltre al fatto che era molto scomodo andare avanti e indietro con i materiali, poi mi sono anche accorto di una piccola infiltrazione che è causata probabilmente da un punto tra due lamiere dove non c'è abbastanza spazio per il sigillante, quindi c'è veramente pochissimo sigillante e ho notato che c'è una minuscola crepa e pensavo che fosse veramente una crepa infinitesimale, tipo decimi di millimetro, ma in realtà anche le fessure piccole trascinano dentro addirittura l'acqua per un discorso di capillarità, ho scoperto. Comunque molto meglio che sia successo adesso che è tutto appunto aperto e visibile che non quando avrò già isolato con 6 cm di lana che magari si sarebbero inzuppati e avrebbero fatto muffa dall'interno. Sapevo che sarebbe stata difficile questa parte, ma non immaginavo così tanto. Adesso andiamo avanti con la parte facile, quindi tutti questi rettangoloni e riempiamo bene di sughero il nostro scolabus. Prima però banana. E dato che ormai vi ho fatto vedere la tecnica che utilizzo, dovrò fare solamente copia e incolla. Mi sa che saltiamo direttamente al dopo o metto un time lapse veloce con tutto quanto. There ain't no problem big enough that I can't make it worse. Ain't no whiskey of any proof that I cannot burn. You can say E dai! Oh! Ha funzionato! Guardate! Qui è stato un po' complicato e anche qui vi ho già fatto vedere che è stato super complicato. Come immaginavo ci ho messo 4 giornate, anzi 3 e mezza se contiamo quella con la pioggia. E in realtà non abbiamo finito perché questo vabbè è il grosso, ho coperto tutta la lamiera che tocca, che è a contatto diretto contro l'esterno, però anche i montanti metallici comunque che fanno da ponte termico li vorrei ricoprire di sughero. Devo capire un attimo come fare per l'impianto elettrico perché questi listelli qua in realtà bloccherebbero il passaggio dei cavi. Devo capire un attimo, studiare la situazione anche prima di mettere il resto del sughero. E intanto ci vediamo domani. Banana. A domani. Mi è arrivata tutta la lana che utilizzerò nella camperizzazione. Quindi diciamo che esteticamente questa distanza mi piace. Emilio, ricordati piccola pausa per lasciare un po' di riprese del taglio. Hihi.